Buonasera, eccoci qui. E oggi, dopo aver visto appunto la PSP in maniera completa, con gli altri due video presenti sul canale, ovvero la live insieme a Mr. Voiceover e il video insieme a Dio del Metal, dove abbiamo fatto vedere come modificare la PSP, quali sono i pro e contro di questa consolina portatile nel 2023, prezzo, eccetera, e tutta l'emulazione che è possibile fare sulla PSP, quindi tutti gli emulatori che funzionano su questa console, vediamo l'ultimo argomento che è l'emulazione di questa console su PC, ovvero della PlayStation Portable, tramite un emulatore che si chiama PPSS-PP. Allora, andiamo al sodo. Ho messo tutti i link in descrizione. Deve essere una guida veloce, pratica e comoda per tutti, oltre che semplice. Allora, è stata la PSP nel 2004. Abbiamo questo sito che ve l'ho messo in descrizione che si chiama Emulator Zone, che fa vedere tutti gli emulatori per la PSP. Io ovviamente ve ne consiglierò uno. Però vedete, allora, quello che io consiglio e su cui questa guida verte è il PPSS-PP, però esiste anche il PCSP, il Potemkin, il JPCSP e il PSPE. Comunque su questo sito li trovate tutti. Io però ve l'ho messo proprio a titolo informativo, ma concentriamoci su quello principale. Quindi in generale questo sito Emulator Zone ve lo consiglio perché contiene gli emulatori per PC di tutte queste console, quindi l'emulatore della Switch, della Wii U, insomma è abbastanza aggiornato, anche se vi consiglio sempre di andare sulla pagina ufficiale dell'emulatore che vi interessa. Però è un ottimo sito, Emulator Zone. Come vedete comunque PPSSPP è quello col punteggio più alto. Ma arriviamo al succo della questione. Questo è un emulatore, ti consente di giocare ai tuoi giochi della PSP in HD, perché ovviamente puoi aumentare la risoluzione interna, puoi migliorare la tua esperienza, è open source. Abbiamo allora la lista di compatibilità non credo che ci sia, perché comunque praticamente ormai il 100% dei titoli è compatibile. La PSP non è una macchina così complessa da emulare, certamente non come la PS Vita. Non serve un PC potentissimo, serve un PC medio, non come la PS Vita che invece richiedeva molta potenza. Infatti vedete, richiede un OpenGL 2.0 minimo, l'altro invece richiedeva un OpenGL 4 e oltre. Anche se noi useremo i Vulkan come impostazione. Buonasera Demiurgo, ti sto guardando mentre rigioco il primo Kingdom Hearts. Buonasera Viper. Kingdom Hearts, ma lo stai giocando sulla PlayStation 2 o lo stai giocando nell'HD Collection su Play 3 o te lo stai giocando sulla Play 4? Facci sapere che siamo curiosi. Comunque, come si fa ragazzi? Semplicissimo, basta andare in download. Andate qui, l'ultima versione è la 1.16.6. C'è anche per Android, per telefoni, Mac, Linux, iOS e tutto. Voi andate, e adesso mi occupo di Windows. Tra l'altro c'è anche la versione Gold a pagamento, ma non è importante. Voi scaricate, io vi consiglio tra queste versioni questo, Download Zip Portable. Così non vedete, vi scarica questo pacchetto che è PPSSPP WinZip, che è praticamente la versione portable. Adesso io non la scarico perché l'ho già scaricata. Comunque, vedete, così non vi serve installarlo, cioè il programma non viene installato ma viene scompattato semplicemente in una cartella, che è quello che facciamo noi adesso. Però se volete l'installer potete andare qui, vi scarica un exe, un eseguibile, ma non ve lo consiglio. Questo non so cosa voglia dire. ARM64 penso che sia una versione alternativa. Comunque, anche questo link di questo sito del PPSSPP ve l'ho messo in descrizione. Adesso arriviamo alla questione. Questa è la cartella. Allora, facciamo finta. Ah, stai giocando alla collection su PC? Ah, non sapevo neanche ci fosse la collection su PC. Vabbè, interessante, vai. Comunque, la cartella la scompattate, vi consiglio, e questa è la cartella dell'emulatore, ve la trovate così. Vi consiglio di crearvi un'altra cartella dove volete, che la chiamate ISO, e ci mettete dentro i giochi. I giochi sono i vostri backup dai dischetti UMD, quindi dovete fare il backup, se avete la PSP modificata col custom firmware, fate il backup dall'UMD. Io qua l'ho fatto di due, di Ghost and Goblins
Ultimate Ghost and Goblin e di Medieval Resurrection, entrambi versione palle, multi 5 in lingua. Oppure ragazzi, li potete reperire in altre maniere, ma non vi posso dire come. Cercate su Google. Comunque lì, le ISO. Le ISO PSP sono massimo 1,8 GB, però esiste anche alcune ISO sono su doppio disco, comunque. Abbiamo le ISO, messe in formato ISO, non usate CSO perché può dare dei problemi. L'emulatore è fatto così, voi avviate PPSSPP Windows 64, no, se avete un PC. Adesso, però aspettate che c'è lo schermo intero. Anzi, sapete cosa faccio? Tolgo la mia webcam così riuscite a vedere. Aspettate, ok. Tolgo un attimo la mia webcam così vedete tutto. Dovreste vedere, ecco, dovreste vedere. Aspettate un secondo. Ok, dovreste vedere. Allora, le impostazioni importanti. È semplice, qui vede già le ISO. Vedete? Perché bisogna selezionare la cartella. Allora, andiamo in impostazioni. Questa è l'ultima versione. Grafica. Bisogna andare in renderer, scegliete Vulkan. Vulkan, se ce l'avete abilitato perché avete la scheda video Nvidia o altro, mettete Vulkan perché è la più efficiente, la più performante, quella che gira meglio, che vi consente il miglioramento grafico migliore. La risoluzione, ragazzi, dipende tutto dal vostro PC. Io ho un PC abbastanza potente, ho una 2060 Nvidia, io ho messo 4 per la PSP, cioè ho messo una risoluzione non quella nativa della PSP, ho messo 4 per 4 volte, quindi viene un 1080p, ragazzi, cioè in Full HD, 1080p. Rendering tramite software lasciate stare, o comunque qui se avete problemi lasciate il rendering della risoluzione originale che è 480p, non avete problemi, però se volete spingere fate come me, 1080, questo lasciate stare. L'anti-aliasing io l'ho messo al massimo 8 per, anche qui dipende dal vostro PC, se no lasciate a 0 o 2 per, insomma serve per migliorare la scalettatura delle immagini. Io ho messo schermo intero. La sincronizzazione verticale, il VSync abilitatelo, altrimenti avete del tearing, avete degli spezzettamenti dell'immagine. Poi salto frame, fate disattiva, qui lasciate tutto così, la fate uguale a me, non avrete problemi, questa roba lasciate stare. Lasciate tutto com'è. Filtro anisotropico, tra l'altro 16 per. Non l'ho messo io, ma te lo metto in automatico. E bassa risoluzione degli effetti. No, non ci interessa. Niente, questo non ci interessa. Poi andate in controlli. Vi fate la mappatura dei controlli. Io l'ho già fatta. Comunque è semplice, bisogna selezionare tutti i tasti. Qua schiacciate, selezionate col controller e via. Poi c'è l'audio. L'audio fate attivo il sonoro, il volume vabbè lo impostate voi, e il microfono va bene, PSP c'è anche il microfono, questa è una cosa a parte. La rete adesso qui non ci interessa, però si può giocare anche online. Strumenti, questa roba non ci serve. Lingua mettete italiano e altre cose. Ecco, dovete mettere la cartella del... Fate tutto uguale ragazzi qui. La cartella dei giochi che ve la fa scegliere qua. Voi andate qui, schiacciate qui, fate sfoglia e selezionate la cartella ISO che avete creato prima dove ci sono i giochi. Fate sfoglia. Poi ragazzi vi ritrovate qua. Quindi a questo punto possiamo avviare. Io ho già configurato i controlli. Partiamo con Ultimate Ghost and Goblin. Posso schiacciare. Ok. Stiamo emulando la PSP su PC in 1080p e 60 fps con la grafica strabustata, ragazzi. Questo è Ultimate Ghost and Goblins per PSP del 2006 in italiano. Ovviamente la grafica è allucinante per essere PSP. Guardate. Funziona perfettamente. Guardate che bella grafica, ragazzi. Tra l'altro si sta perché è Halloween. Tra Ghost and Goblins, nel periodo di Halloween e dei morti, tra Ghost and Goblins e Medieval ci stanno tutti e due. È un gioco difficilissimo, ragazzi. Cioè, inizio che lo dico. Questo qua per PSP è un po' particolarmente di più. Non vuol morire questo qua. Ok. Armatura.
No, ma è apparso dal nulla sto bastardo. Guarda che roba, ragazzi. Oddio. Ok. Come vedete gira tutto perfetto. E diciamo che i vantaggi rispetto alla console originale qui cominciano a vedere. Cioè non è come la PS Vita o la PlayStation 2 che per dire. La PlayStation 2 nonostante abbia tanti anni, emularla ancora non conviene perché c'ha un sacco di problemi di compatibilità. PS Vita non ne parliamo perché è molto moderna. Però la PSP ormai forse ci sono più vantaggi a emularla che usare la console originale. Ho sbagliato tasto, scusate. Perché vedete che cioè, tutti i titoli girano bene. Adesso proviamo Medieval e poi possiamo già chiudere la live. È molto molto semplice come emulatore, ragazzi. La guida è veramente semplice e non è inutile allungarla più di tanto. Faccio vedere le performance. Facciamo esci. Facciamo vai al menu. Avviamo Medieval. Subito. Guardate anche la velocità di caricamento è immediata. I filmati girano perfettamente. Se avete domande fatele pure adesso nei commenti della live, commentate pure adesso che vi rispondo immediatamente. Ma come avete visto non c'è niente di difficile. Cioè guardate che grafica ragazzi. Guardate che roba. Cioè è allucinante vedere un gioco PSP così, eh. È veramente allucinante. Guardate, non c'è la minima imperfezione grafica. È allucinante. Poi, ripeto, il periodo di Halloween dei morti, guardate. E io ragazzi questo gioco lo porterò in live, eh. Lo porterò in live il prima possibile. Perché è l'ultimo gioco di Medieval che non ho portato, è l'unico. Perché ho portato Medieval 1 completo, Medieval 2 completo. Anche se vorrei riportarli, ma questo ancora non l'ho portato, quindi siamo a partita. Anche i filmati si vedono molto 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 bene. Guardate. Cioè. Il grande Zark. Ah, trovato. La cripta di Dan. Il miglior posto in cui cercare un Dan morto. Ecco qua. Fluidissimo ragazzi, cioè voi non avete idea. Veramente, veramente fluida. Bellissimo da giocare così. Usi monocolo, sì. Allora ragazzi, il problema del Vulcan però è questo. Che con alcune texture, soprattutto le 2D, questo bisogna dirlo, guardate. Appare questa imperfezione grafica, vedete queste righe? Questa cosa con OpenGL non appare, quindi non è che... Quindi insomma l'emulazione... Io perché continuo a scegliere l'hardware originale? Perché l'emulazione comunque, nonostante queste migliorie allucinanti, non può competere comunque con la console originale, nel senso che bisognerebbe sempre poter scegliere, cioè è difficile scegliere i pro e i contro di ogni impostazione. Forse con l'OpenGL non avete ho sbagliato, non avete questa performance della Vulkan, però almeno non avete questi artefatti grafici. Quella è chiave Insomma, diciamo runica, così. Dan. Mettila in artiglio di porta runica e apriti sesamo. Questo ragazzi ve lo porto, eh. Andiamo di qui, facciamo anche il livello del cimitero, è molto bello, graficamente parlando. Ah, mappa di Gallumi. Allora, Medieval sempre top, 5 mesi fa lo giocai su questo emulatore su PS5 con l'abbonamento PS. Non avrò Beh, mai delle tombe nel fatto mio molto giardino. bene. Rovinano l'atmosfera. Completato al 100% platinato, bravissimo. Ti sei preso anche la lama d'Odino, perché non è facilissima da prendere. Io l'avevo presa però ai suoi tempi. Addirittura in collina che sta dietro al cimitero. Questo qua penso proprio di portarlo emulato perché si vede troppo bene su emulato, ragazzi. Cercherò di trovare le impostazioni migliori per portarlo.
Allora, cosa ne dite ragazzi? Avete altre domande? Io direi che hai preso tutto, bravissimo, bravissimo Viper. Fa tanto onore. Questo gioco mi ricordo quando è uscito ai tempi, era una figata. Lo è ancora. A me quello per PS4 piace, ma cioè, per me questo è il più bello. Per quello per PS4 è veramente un clone con la grafica migliorata e basta, non è che c'è molto di più. Adesso non ho la mazza, perché vabbè. Comunque ragazzi, avete visto, i giochi PSP vanno da Dio, io altro da dire non ho. Quindi, torno fuori un attimo, per salutare, eccoci qui, Ehi, scusate, muovi tuo eccomi. sedere! È Niente, tocca allora a bello! sto punto, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, cosa devo dire? Alla prossima live, al prossimo video, porterò questo gioco, voglio portare anche un RPG, vedrò quello che riesco. Che mosse ho fatto? Ho fatto delle mosse che non sapevo neanche di poter fare. Vabbè, comunque, niente. Rimanete aggiornati sul canale perché continuo a portare robe. Ovviamente quando riesco. Alla prossima, ciao.